Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su Ferrovie e Miniature. Oggi andiamo avanti col quarto episodio relativo all'utilizzo del multimouse Flashman Roco e oggi andiamo a vedere qualcosa di veramente importante, che è quello che secondo me è una delle cose più importanti per la gestione finalmente delle nostre locomotive. Vedete qua ho già preparato la locomotiva, ma prima di cominciare questo video vi ricordo sempre di iscrivervi a questo canale se siete interessati e soprattutto condividete questo contenuto dappertutto, ovviamente nei social inerenti. Benvenuti ragazzi in questo nuovo video. L'altra volta abbiamo visto nel multimouse l'impostazione generale e la configurazione di base per conoscerlo, per entrare proprio all'interno di questo bellissimo apparecchio. L'altra volta noi eravamo entrati finalmente all'interno del menu, ve lo ricordate? Se non avete ancora visto questi primi 3 video vi consiglio di andarli a vedere, li trovate nella playlist qua sotto, perché se no non riuscite a capire quello che stiamo per fare adesso. Cioè vi conviene proprio raga, quindi dategli un attimo un'occhiata e poi tornate su questo video, a meno che siete già abbastanza avanzati. Allora ok, sedetevi, mettetevi comodi e partiamo pure. Nell'altro video appunto eravamo rimasti appunto che per entrare nel menu generale bastava cliccare qua sotto menu per 5 secondi e potete anche cambiarlo nelle impostazioni. Ovviamente io adesso sto lavorando col multimouse in italiano, che ho fatto vedere nei precedenti video come portarlo in italiano, e ora siamo entrati appunto nella fase dell'altra volta. Ora zoomiamo, vi faccio vedere quello che sto dicendo attraverso il display. L'altra volta appunto eravamo arrivati che quando si entra nel menu siamo andati subito nella fase appunto questa che era l'ultima di regolazione, dove grazie a questo menu ci sono vari sottomenu che andate a rivederveli nell'altro video. Si può sistemare tutta la configurazione di questo multimouse per tante cose che possono essere appunto la configurazione dello stesso e diciamo il fatto di interfacciare questo oggetto a sistemi di software esterni o PC o internet e bla bla bla, che poi comunque andremo poi più avanti a vedere altri tipi di particolarità soprattutto per il discorso software. Ma ora torniamo a noi, finalmente adesso entriamo nel parametro, il primo, che è quello locomotive. Abbiamo questo e poi abbiamo quello programmazione. Cominciamo da locomotiva, che è la prima cosa che trovate, ok? Quando entrate nel multimouse e trovate locomotiva vi appare semplicemente questa schermata nel display, niente di più niente di meno, e cliccando con il tasto ok confermiamo, quindi ricordatevi che il tasto luce ok è quello che conferma tutto. Entriamo nel primo parametro, che è appunto nuovo, ok? Nuovo significa che cosa? Che io adesso potrei inserire una nuova locomotiva, ok? E tra poco vedremo come fare. Switchando avanti, premendo il tasto freccia sinistra o destra, andiamo a vedere cosa c'è dopo come altro menu. C'è appunto modifica, quindi possiamo modificare una locomotiva e tra poco lo vedremo. Possiamo poi eventualmente cancellare una locomotiva. Possiamo metterlo in modalità cerca, che è una modalità molto comoda, mettere questo sistema in modalità invia, oppure mettere questo multimouse in modalità ricevente. Ora vi spiegherò anche che cosa vuol dire questa funzione. E poi il modo, questa è la modalità di come il multimouse viene mantenuto per il riconoscimento degli indirizzi, se in modalità indirizzo lungo o indirizzo di fabbricazione, ma lo vedremo tra poco. Quindi torniamo alla prima cosa, nuovo, quando ci chiede di inserire una nuova locomotiva. Bene, allora per fare questo io adesso ho solo una locomotiva qui e quindi ora andrò a cancellarla, voi fate finta di niente e quindi facciamo finta che in questo momento nel multimouse non ci sono locomotive caricate, quindi andiamo a inserire la nostra prima locomotiva. Vi ricordo che prima di fare questa operazione vi do un piccolo dettaglio importante, che è quello di sapere che nel mondo del digitale oggi esistono un sacco di tipologie di decoder e un sacco di tipologie di riceventi, quindi di sistemi di controllo come questi. Ci sono appunto dei decoder che sono autoinstallanti, cioè dal momento in cui noi prendiamo la nostra locomotiva e la appoggiamo sui binari, come in questo caso, come sto facendo io adesso, io l'ho appena appoggiata, dopo neanche qualche secondo già il nostro sistema da solo rileva la presenza di una nuova locomotiva e fa l'installazione. Ma di questo ne parleremo più avanti, quando arriveremo magari a parlare di centrale ESU e via discorrendo. Ora torniamo nel semplice, di quello che è di base. Ho appoggiato la locomotiva. Supponiamo che questa locomotiva
è nuova, ok? In questo caso non è nuova, ma io l'ho disinstallata, quindi in questo momento nel nostro sistema non ci sono locomotive, quindi è nuova. Ora proviamo a testarla, infatti qua mi dice nuovo con un punto di domanda e io dico certo, voglio installarla, quindi la locomotiva è stata appoggiata qua, ok? E noi adesso andiamo a cliccare sul tasto ok, su nuova, perché appunto andiamo a confermare che abbiamo una nuova locomotiva, quindi un nuovo decoder, perché ragazzi ricordatevi che questo oggetto comunica con il decoder che si trova all'interno della locomotiva. Premendo il tasto ok notiamo che sul display c'è scritto nulla, cioè c'è questa barretta che lampeggia. Questo ci permette ora finalmente di digitare il nome, diciamo, della nostra locomotiva. Voi potete prendere il nome di fabbricazione oppure potete mettere un nome vostro, perché il parco macchine della gestione della vostra ferrovia è totalmente vostro, quindi siete voi a decidere che nome dare alle vostre locomotive. In questo caso per me è un test e io la chiamerò test, quindi andrò a usare i tasti di funzione da 1 a 9 che ci sono le lettere come sopra i cellulari e andrò a scrivere test. Quindi in questo caso premo sulla T, vediamo T. Ok, il cursore si sposta avanti, quindi ci permette di scrivere la prossima lettera che è la E, quindi premo 2 volte sul tasto 3 perché di E, ok, T E, poi S e T, quindi abbiamo scritto test. Ok, facciamo finta che questa locomotiva si chiama test per questo video, ok? Quindi mi sta bene questo nome, abbiamo la possibilità di mettere un massimo di 5 caratteri, non di più, e a questo punto premo ok. In questo caso adesso arriviamo al punto della richiesta dell'indirizzo della locomotiva, o meglio del decoder. In questo caso vedete è identificato con l'indirizzo 3. Io so che questa locomotiva ovviamente è identificata come indirizzo 3, ma posso modificare anche questo, ma questo lo vedremo dopo, ok? Quindi default abbiamo l'indirizzo 3, andiamo a schiacciare, a premere ok. Le funzionalità, come vi ho detto l'altra volta quando abbiamo parlato di questo tipo di parametro, lasciatelo su 128. Detto questo, vi consiglio di lasciarla a 128, schiaccio ok ed ecco, ora è apparso test. La locomotiva è stata installata, quindi in questo momento questa locomotiva è attiva sull'impianto, ferma. Ora la possiamo far andare, ora vedremo se funziona, e si chiama test. Adesso per far vedere che funziona, che è installata correttamente, clicco sul tasto ok che mi accende le luci. Vedete? Ho cliccato ok e le luci si sono accese, ok? Sono in base alla posizione. Ora in base all'andamento della marcia si accenderà le luci di direzione di marcia relative. Quindi ora proviamo a far andare la nostra locomotiva muovendo questa manopola che abbiamo già visto negli scorsi video, e questa ci permette di fare avanti e indietro. Partiamo. Ok, adesso la locomotiva sta andando, ok, come potete vedere sta andando e sta funzionando regolarmente. La partenza, la decelerazione, quindi questi parametri li configureremo più avanti per vedere appunto come si entra sui CV, che sono appunto i valori di configurazione di questo decoder, per poter agire anche su questa cosa. Quindi agiamo direttamente sui giri del motore dandogli delle preferenze che possono essere quanto tempo corre la locomotiva per aumentare la velocità in base al mio movimento della manopola e quanto occorre per frenare. Quindi è un divertimento che poi farete sui vostri plastici per capire come volete vedere l'andamento delle vostre locomotive. Ora la locomotiva sta funzionando perfettamente, posso aumentare anche un po' la velocità, ok? La fermo, vedete io adesso ho schiacciato 0, si è fermata quasi immediatamente, parto a sinistra, fermo, si ferma quasi immediatamente. Se voglio delle cose più lunghe lo vedremo appunto configurando i CV. E su questo abbiamo capito che questa locomotiva è attualmente installata nel nostro parco macchine, quindi se vorremmo aggiungere altre locomotive non dobbiamo fare altro che fare lo stesso procedimento. Cosa succede se poi andiamo ad aggiungere altre locomotive con gli stessi indirizzi di decoder? Ovviamente dobbiamo andarle a cambiare, perché se noi installiamo un'altra locomotiva dandogli un nome diverso, seppur diverso, quindi la chiameremo, che ne so, Ambrogio, ok? Ma non andiamo a cambiare il numero del decoder, quindi mettiamo caso abbiamo un'altra locomotiva di default di quelle da star set con l'indirizzo 3, una volta che io metto la locomotiva praticamente lui la vede come indirizzo 3, quindi ho due locomotive configurate sull'indirizzo 3 e questo cosa comporta? Che nel caso tutte queste due locomotive sono sull'impianto verranno richiamate insieme come se fossero accoppiate, quindi questo è un problema, dobbiamo cambiargli l'indirizzo, ok? Ora vediamo come modificare una locomotiva, che è il parametro successivo. Infatti dopo il parametro nuovo abbiamo il tasto, appunto portando avanti, modifica. Infatti entriamo in modifica. Questo che cosa ci permette di fare? Di modificare appunto diciamo questa locomotiva che abbiamo appena installato, perché io ovviamente in questo momento su questo Look Mouse ho una locomotiva installata, ma se ne avessi 5 ovviamente quando io premo il tasto ok sulla sezione modifica, quindi premo ok,
lui mi dice subito test, cioè mi dà questa locomotiva che ho appena installato che si chiama appunto test, ok? E non mi dice altro, perché se ci fossero state altre locomotive avrei potuto scorrere coi tasti sinistra e destra per andare a cercare le mie altre locomotive che ho installato. In questo caso non ho altra locomotiva, mi dà solo questa e io dico giustamente sì, questa voglio configurare, cioè questa voglio modificare, quindi clicco ok e non fa altro che darmi la possibilità di riscrivere l'eventuale nome, quindi in questo caso test, cambiamogli il nome, la chiamiamo per andare indietro, il tasto freccia a sinistra e stavolta gli diamo un nome diverso, che ne so, la chiamiamo la chiamiamo DB14. L'indirizzo lasciamo sempre 3 perché questo è il suo indirizzo e quindi se io lo cambio qua, questo non significa che sono andato a cambiarlo nel CV, quello dobbiamo farlo dopo, ok? Quindi schiacciamo ok, questo lo teniamo sempre 128 e abbiamo fatto la nostra modifica e fin qui tutto ok, la locomotiva funziona correttamente, infatti la locomotiva sta girando, voi non la vedete, sentite il rumore ma sta andando, quindi vuol dire che è tutto ok, e abbiamo cambiato nome e funziona lo stesso. Tornando ancora nel menu abbiamo appunto nuovo, poi cambiamo modifica, l'abbiamo appena fatta, quella dopo è cancella. Come cancellare? Semplicemente una volta che appare cancella schiacciamo ok e lui di conseguenza ci darà tutto il parco macchine che abbiamo all'interno del nostro sistema. In questo caso io ho solo questa DB14 chiamata così, è l'unica che ho e la voglio anche cancellare, quindi clicco ok. Infatti adesso se vado nel display mi appare nuovo e basta, non mi appare nessun nome di default perché proprio non c'è neanche una locomotiva su questo impianto. Nel vostro caso magari avreste altre locomotive installate, ecco, questo di conseguenza vedrete soltanto i nomi delle locomotive che trovate sul vostro parco macchine, tranne quella che avete appena cancellato. Vi voglio far vedere una cosa che potete fare anche durante la marcia, quindi se io adesso per esempio la reinstallo, quindi la reinstalliamo un attimo e vi faccio vedere che cosa succede. Per farvi capire appunto l'ho reinstallata, l'ho rimessa ancora come nome DB14 e la facciamo andare, ok? Nel frattempo lei sta andando, si fa la sua passeggiata e per farvi capire che potete fare questo lavoro anche durante la marcia, voi potreste disinstallarla mentre sta andando. Guardate, lei sta girando e io nel frattempo vado nel parametro, appunto tengo premuto il menu, ok, rientro nella configurazione, diciamo nel programma, ok, tengo premuto menu, vado su locomotiva come prima, ok, vado su cancella, ok, e mi appare questa locomotiva. Ora io premo ok, do la conferma e guardate, la locomotiva si fermerà da sola immediatamente. Aspettate che la vedete apparire sullo schermo, così schiaccio il tasto ok, scelgo proprio questa, ecco, scelgo questa, confermo, tac, vedete, si è fermata immediatamente. Quindi ora questa locomotiva è lì, ferma, ma non ha più collegamento col nostro sistema e quindi lì è un oggetto fermo che non è più configurato con il nostro multimouse, l'abbiamo tolta completamente. Ora ovviamente io nel frattempo ho reinstallato la locomotiva per ritornare a lavorare con voi e siamo nel parametro dove eravamo prima, su cancella. Quello dopo era appunto cerca. Cosa serve cerca? È praticamente una cosa molto veloce per cercare le vostre locomotive all'interno di questo multimouse attraverso l'indirizzo, ok? Quindi se io schiaccio cerca, faccio ok, mi appare questa L che appunto identifica l'indirizzo del decoder e qua ci vado a mettere l'indirizzo della locomotiva che sto cercando. Supponiamo che io sto cercando la locomotiva con l'indirizzo 5, premo 5, schiaccio ok, mi dà errore 9, che sta a significare appunto che non esiste questo indirizzo installato in questo multimouse. Allora faccio ok, va bene, niente, rifaccio un'altra ricerca, clicco sul tasto 3, in questo caso è questa locomotiva, quindi clicco sul decoder, sul numero 3 e mi va a cercare la locomotiva con l'indirizzo 3, schiaccio ok e me l'ha trovata, vedete, DB14, l'ha trovata subito e ho richiamato la locomotiva, quindi ora io sono su questa locomotiva e la posso gestire, ok, stava andando a tutta birra, sentite, è partita da sola, ok. Ora andiamo a vedere il parametro successivo. Il parametro successivo è il tasto invia e quello dopo è il tasto ricevi. Questi due tasti appunto invia e ricevi sono due tasti molto utili se noi abbiamo un ampliamento del nostro sistema di gestione di impianto. Vi spiego meglio. Se noi prendiamo un altro multimouse e lo installiamo sul nostro stesso impianto, quindi abbiamo 2 multimouse, 3 multimouse, 4 multimouse per svariati motivi, perché voglio giocare con mio fratello, con mio zio e ognuno vuole gestire i propri treni, ecco, è possibile farlo ovviamente. Però c'è una cosa bella, questo tasto invia e il tasto ricevi fa sì che i 2 multimouse possano parlare tra loro, sincronizzarsi tra loro, cioè uno diventa diciamo la trasmittente e l'altro diventa il ricevente.
Mi spiego meglio, io in questo caso, in questo multimouse, ci ho installato questa locomotiva. Se io sto giocando insieme a un altro mio amico che ha un altro multimouse a fianco a me e voglio che lui possa utilizzarla col suo multimouse, lui dovrà installarla. Ok, ma io faccio prima mandargliela, quindi lui accenderà il multimouse e dovrà far diventare il suo multimouse ricevente. Quindi lui cosa farà? Farà quello che stiamo facendo noi adesso, riceve, ok, diventa una ricevente. Lui cosa farà? Schiaccerà su ricevere e cliccherà ok. Io infatti se adesso clicco ok non mi dà niente, perché lui non vede niente che c'è, diciamo, in arrivo. Perché? Perché non c'è un altro multimouse in configurazione. Ovviamente se il mio amico è diventato ricevente, io devo essere trasmittente, e quindi cosa faccio? Vado su invia, vedete? Ora vado su invia, il tasto di prima. Se io vado su invia, schiaccio ok e ovviamente mi ha dato la mia ovviamente mi ha dato la mia DB, vedete, appare DB14, che è la locomotiva che io ho installato qui, mi appare quella. E ovviamente torna indietro proprio perché in questo momento il sistema non vede un'altra ricevente, quindi si blocca, va in blocco. Ma se in questo caso avessimo avuto un altro multimouse attivo in modalità, come abbiamo visto prima, ricevente, dal momento in cui io entro su inviare, clicco ok, mi appare la locomotiva tra le tante che ho, quale inviargli, clicco su quella e automaticamente questo manda in trasferimento la locomotiva sull'altro multimouse e il mio amico si troverà sul suo multimouse questa locomotiva già installata e potrà usarla insieme a me. Quindi questo permette appunto invia ricevi di mettere i due multimouse in sincronizzazione tra loro per il trasferimento delle parco locomotive. Ultimo passaggio è quello modo. Il modo è semplicemente cliccando ok ci permette di entrare in due possibilità, o in modalità archivio, quindi di fabbrica, o modalità indirizzo. Quindi se scegliete di usare la modalità indirizzo, il sistema controlla le vostre locomotive, fa la ricerca attraverso l'indirizzo come è impostato di default adesso. Se invece voglio lavorare in modalità archivio, quindi la classica modalità con l'indirizzo lungo di fabbricazione o fatto da voi, lavorate in modalità archivio e troverete le vostre locomotive digitando il nome della relativa locomotiva e fa la ricerca attraverso l'archivio col nome che viene dato in archivio. Ma comunque è una cosa che può esservi utile o meno, ma io vi consiglio di lasciarlo in indirizzo normale, è molto più veloce e vi trovate già di default tutte le locomotive, comunque fate prima a configurarle, secondo il mio punto di vista. Quindi con questo video abbiamo visto come entrare nelle nostre locomotive, come installarle, come modificare, ok, dal punto di vista della configurazione di base, come configurare un multimouse con un altro multimouse, come cancellare le locomotive, ok, e come cercarle. Questa è la base che abbiamo appunto visto, il secondo menu di questo multimouse. Ci manca l'ultimo menu, che è quello appunto premendo il tasto menu per 5 secondi. Ok, vi ricordo che questa configurazione potete cambiarla andando a guardare i miei vecchi video. Nel prossimo video appunto andremo a vedere programmazione, che è l'ultima cosa che ci manca, perché noi abbiamo visto regolazione, abbiamo visto oggi locomotiva, nel prossimo andremo a programmazione, quindi nel prossimo vedremo come cambiare gli indirizzi delle locomotive, come entrare nei CV della locomotiva, quindi nei valori della locomotiva, per modificare la partenza, la frenata, che non è una frenata, la decelerazione, ok, della locomotiva, e tante altre cosine particolari che vedremo ovviamente nel prossimo video. Ma questo video dobbiamo guardarlo, raga, perché se non li guardate sospendo la cosa. Quindi vi prego di dare un'occhiata a questi video, portiamo almeno un 150 like e esco con il prossimo video di questo genere sul digitale, che sono sicuro che vi piacerà perché sta interessando a tutti. E con questo per adesso concludo. Vi ricordo che dopo il multimouse faremo anche il Pico, faremo la gestione dello smart control della Pico e poi passeremo anche alla centrale ESU. Insomma, cercheremo di vedere tutto quello che è il mondo del digitale passo passo. E qualcuno mi ha chiesto di fare qualcosa con l'analogico. Sì, quando finiremo con questo dedicherò anche delle informazioni importanti per chi ancora lavora in analogico e non è capace a fare magari delle retroazioni o dei sistemi di comando attraverso il vecchio sistema. Con questo è tutto, ci vediamo alla prossima, un abbraccio, ciao!